Per chi segue regolarmente il mio canale non è una novità, ma devo fare una premessa per chi magari è nuovo. Io da settembre 2020 non vivo più in Italia. In più, in passato, nel corso della mia vita, ho avuto altre due occasioni di passare dei periodi di circa 6 mesi, più o meno, all'estero. Quindi ho avuto in totale circa un anno e mezzo, di tempo per osservare quali sono tutte quelle cose che mi mancano di più della vita in Italia. Ed è proprio di questo che voglio parlare in questo video. Dunque, cominciamo dicendo che voglio lasciare da parte l'aspetto più ovvio degli amici e della famiglia, ok? Gli amici e la famiglia mancano a chiunque se ne vada dal proprio paese d'origine e cominci una nuova vita all'estero. Quindi non è qualcosa di particolarmente e strettamente italiano. Però c'è un aspetto che è comunque legato ad amici e famiglia che mi manca dell'Italia e degli italiani, che è la convivialità. E magari la convivialità è qualcosa che esiste anche in altre culture all'estero, però per ora io non ho avuto la fortuna di sperimentarlo fuori dall'Italia. Che cosa intendo con convivialità? Che cos'è la convivialità? La convivialità è quella tendenza e quell'abitudine che hanno gli italiani e forse anche altre culture, ma comunque per me in particolare gli italiani, di riunirsi in gruppi di amici o parenti intorno a delle grandi tavolate piene di cibo, semplicemente per il gusto di stare insieme, chiacchierare e condividere appunto del buon cibo. Oppure in versione più ridotta, invitare degli amici, pochi amici magari, dopo pranzo per bere un caffè tutti insieme e fare due chiacchiere. Insomma, e quello che mi manca più di tutto è la facilità, la semplicità con cui gli italiani creano questi raduni, la spontaneità con cui gli italiani si ritrovano in gruppo per stare insieme e per condividere un pasto o un caffè. E ovviamente mi manca anche parlare italiano durante questi raduni con gli amici, perché mi manca potermi esprimere nella mia lingua madre, perché chiaramente quando parliamo una lingua straniera un pochino cambia il modo in cui esprimiamo la nostra personalità e mi manca quindi questa spontaneità che ha per me l'italiano, che è la mia lingua madre. E per continuare su questo stesso ambito, un'altra cosa che mi manca dell'Italia è fare aperitivo. Dunque, l'aperitivo è una pratica abbastanza diffusa in Italia, penso più al nord che al sud, ma comunque negli ultimi anni credo abbia preso piede in tutta Italia. E in cosa consiste questa pratica dell'aperitivo? Dunque, si va con degli amici in un bar, generalmente nel tardo pomeriggio prima di cena, quindi verso le 6 o le 7 di sera, e si ordina un bicchiere di vino, uno spritz, un bicchiere di birra, eccetera, e il bar in cui siamo seduti ci offre anche del cibo, quindi generalmente degli spuntini, ok? Delle porzioni di cibo molto piccole, come una ciotola di patatine, di popcorn, di arachidi, eccetera. Poi, a seconda delle regioni in cui andate, ci sarà un'attenzione maggiore all'aspetto del cibo oppure un'attenzione maggiore dedicata all'aspetto della bevanda alcolica. Ora, io vengo da una regione nel nord-est dell'Italia che è il Veneto e da noi l'aperitivo è più incentrato intorno alla bevanda, quindi il cibo che ci portano è sempre abbastanza poco, però è quanto basta per riempire un po' lo stomaco e non ubriacarsi, diciamo, quindi con l'alcol che beviamo. Cosa che succederebbe abbastanza facilmente, probabilmente, a stomaco vuoto. E niente, mi manca questa abitudine che hanno gli italiani, questa piccola tradizione, perché è un bel modo di magari concludere una lunga giornata, ci si trova per un'oretta con gli amici a bere qualcosa e a mangiare degli spuntini.
Un'altra cosa che mi manca dell'Italia è la possibilità di andare in un qualsiasi supermercato anche o un qualsiasi negozio fruttivendolo e trovare della frutta veramente di qualità, frutta e verdura veramente di qualità, veramente fresca e buona. So che comunque anche in altri paesi in cui l'agricoltura non è altrettanto sviluppata, comunque esistono prodotti di importazione che sono altrettanto buoni perché appunto vengono da paesi in cui i prodotti della terra sono molto buoni, molto gustosi, di alta qualità. Però non è la stessa cosa, costano molto di più e non sono altrettanto facili da trovare. Cioè in Italia è veramente particolare la facilità con cui si possa trovare della frutta e della verdura di qualità, molto gustosa, molto buona. Ed è una cosa che davo molto per scontato prima di andare a vivere all'estero, soprattutto prima di andare in Belgio. È stato lì che mi sono reso conto che non tutta la frutta e la verdura era sempre gustosa e buona e di qualità come quella a cui ero abituato in Italia. Poi in Italia se vai ad un mercato a comprare la frutta e la verdura è ancora più buona e spesso è a chilometro zero, che significa che è stata coltivata nella stessa regione in cui la stai comprando. Quindi diciamo che non viene da distante, non è di importazione, è un prodotto locale, ecco. Chilometro zero quindi indica il fatto che ha fatto teoricamente 0 chilometri di strada per arrivare fino al mercato in cui tu la compri. Poi non sono mai veramente 0 chilometri, ovviamente, ma rende l'idea. Un'altra cosa che mi manca molto è il caffè, che si trova in Italia. Altra cosa che tra l'altro davo molto per scontato quando ero in Italia. Ma lì in Italia si può entrare veramente in qualsiasi bar, anche un bar in cui non sei mai entrato in vita tua, un bar che dall'aspetto, insomma dal modo in cui si presenta da fuori, non è molto invitante, non attira molto la clientela, sembra un bar un po' magari poco curato, un bar qualunque. Entri e sai che senza dubbio troverai un caffè di una certa qualità, insomma, non per forza eccellente, ma c'è sempre uno standard minimo abbastanza alto in Italia. Mentre francamente qua in Francia trovo che sia abbastanza difficile trovare un buon caffè nei bar. E infatti per questo non mi stupisce che al di fuori dell'Italia tanta gente si affidi a catene come Starbucks o Costa o cose del genere, perché perlomeno lì hai una qualche garanzia, cioè sai quello che ti aspetta quando entri in un luogo come quello, in un bar come quello, se si può chiamare così, in un caffè come quello. Anche se magari la qualità non è molto alta, hai una certa garanzia. Mentre nei bar normali, almeno qui in Francia e anche in altri paesi in cui sono stato, è sempre un po' un terno all'otto, cioè non sai veramente cosa ti aspetta e quindi entri in un bar e potresti trovare un caffè che non è proprio di alta qualità o che comunque non è così buono. In Italia, come ho detto, potrei entrare in un qualunque bar a caso e sapere che come minimo trovo un caffè abbastanza buono. Infine vorrei concludere con un classico un po' più umoristico, diciamo, delle cose che mancano agli italiani all'estero, che è veramente qualcosa che agli italiani manca molto, e che è il bidet. Che cos'è il bidet? Il bidet è una sorta di lavandino basso sul quale ci si siede dopo aver fatto i propri bisogni, diciamo. Ok, quindi lo si usa per lavarsi bene. E se chiedete a qualsiasi italiano basta la carta igienica, vi diranno no, assolutamente no. Ci vuole il bidet. Quindi questa è una delle cose di cui sento gli altri italiani che vivono all'estero lamentarsi di più, ok? Veramente
più di qualsiasi altra cosa io abbia menzionato fino adesso. Quindi il bidet è sicuramente la cosa numero uno che manca agli italiani e che manca anche a me qua in Francia, perché nonostante il nome abbia un aspetto abbastanza francese, qua in Francia non esiste, o perlomeno non l'ho mai visto, se esiste. Bene, per questo video è tutto. A voi, se vivete all'estero, se vivete fuori dal vostro paese d'origine, quali sono le cose che vi mancano? Oppure se avete vissuto in Italia e adesso non ci vivete più, quali sono le cose che vi mancano dell'Italia? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!